tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Iniziamo con WWE SmackDown. Allora, piccola premessa, lo so che nell'ultimo episodio volevo portare tutta la settimana comprensiva di Raw, Dynamite, SmackDown e Collision, ma purtroppo mi sono dovuto interrompere per un impegno che non potevo rimandare e quindi ci siamo interrotti un po' così. Per cui ora portiamo WWE SmackDown subito dopo WWE Collision, quindi andiamo a concludere la settimana iniziata nel precedente video, la settimana di wrestling, e poi iniziamo la nuova settimana portando WWE Raw e subito dopo AEW Dynamite, iniziando così l'ultima settimana prima di WWE Fastlane, il prossimo evento in pay-per-view della World Wrestling Entertainment. Iniziamo subito però con SmackDown, perché abbiamo un opener che sarà molto interessante. Tiffany Stratton contro Io Sky, the Genius of the Sky. E eccola qui con i flash dei paparazzi. Tiffany Stratton fa il suo ingresso qui a WWE SmackDown. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Prior Lake, Minnesota, Tiffany Stratton. La Tiffany Stratton che ha debuttato questa stagione in WWE nella mia Universe Mode. Questa è la seconda stagione che portiamo. Per chi non lo sapesse, c'è una playlist che trovate sul mio canale con il meglio della passata stagione, la 2024-2025, dove trovate tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali, una selezione delle migliori puntate settimanali che abbiamo portato la scorsa stagione tra Dynamite, SmackDown, Raw, Collision. Comunque Tiffany Stratton ha finito il suo ingresso e ora è il momento dell'ingresso dell'avversaria. From Tokyo, Japan, Io Sky. Ed è proprio lei, ragazzi, la Genius of the Sky, Io Sky, proprio lei. Anche lei è arrivata a questa stagione, proprio come Tiffany Stratton vuole imporsi. Non ha ancora trovato la via giusta, però si può dire, ma vedremo un po'. Tutti per Io Sky. Allora ragazzi, iniziamo con l'opener di oggi di WWE SmackDown. Tiffany Stratton contro Io Sky. Oh, inizia subito bene Io Sky sulla Stratton. Come di consueto in didascalia trovate la card per il momento presente, dipende a che ora, dipende quando iniziate a vedere il video, dei match che vedrete in questa puntata. Il primo da SmackDown, poi Collision e poi, come avevo detto, dopo iniziamo la nuova settimana direttamente in questo video con WWE Raw e AEW Dynamite, signori. Direi ottima abbastanza impari questo incontro per il momento. Tanto finisce fuori dal ring. Io Sky ha battuta con proprio un cartone di Tiffany Stratton. È andata proprio sull'efficace la bionda, la statunitense.
Continua a impedire sulla nipponica, su Io Sky. Attenzione però qui. Beh, voleva fare la dura Tiffany. Si è beccato colpo sul ginocchio e poi lanciata contro i gradoni. E ben gli sta, si potrebbe dire. Ora l'arbitro intima a Tiffany Stratton di rientrare sul ring. Ma Io Sky è pronta. Ma anche Tiffany è stata più rapida. Tiffany Stratton. Sono i tiri ai capelli di Io Sky. Crossline ancora ad abbattere Io Sky. Beh, devo dire che secondo me, poi ditemi che ne pensate, per il momento era partito bene, però poi Tiffany Stratton ha preso sempre più il via. Attenzione ora qui sulla terza corda. Si lancia questo missile dropkick, fantastica esecuzione di Tiffany Stratton. Prova lo schienamento Tiffany. 1, 2. Beh, avevo l'impressione che non basta, anche se prestazione monster davvero di Tiffany. Attenzione Io Sky. Ma Tiffany è già in piedi. Crossline ancora. Ragazzi, ho detto una grandissima prestazione. Attenzione, guardate qua il prettiest moonsault ever. No, invece no, diving corkscrew. 1, 2. Io Sky. C'è ancora la Genius of the Sky, che però se vuol vincere deve iniziare a ingranare, perché sta subendo troppo, veramente troppo l'iniziativa della Stratton in tutto l'incontro, si può dire, meno che nella parte proprio iniziale dell'incontro, ma cioè durata veramente poco quella parte lì. Oh, come la sbatte a terra, ragazzi. Difficoltà per Io Sky. Tiffany ancora una volta sulla terza corda. Elbow drop, ma va a vuoto perché Io Sky rotola via. Schiva il colpo. No. Ma ragazzi, è sempre un passo avanti Tiffany oggi. Sempre un passo avanti. Ora Io Sky ribalta. Prova a portarla alle corde. Va a infierire sul braccio di Tiffany Stratton. Ma Tiffany è in piedi. Ragazzi, è veramente superlativa oggi la Stratton. Side slam ad abbattere Io Sky. Poi la sbatte con la nuca contro il tappeto. Prova Io Sky a rimettersi in piedi, ma Tiffany è pronta. Pugno, no, ribalta Io. Attenzione, la prende. Ribalta il tentativo di Alabama Slam. Poi Io Sky, attenzione qui. Ma ribalta anche Tiffany. E poi la prende, presa di sottomissione. Attenzione, potrebbe essere la fine per Io Sky. Potrebbe cedere la giapponese. No, 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 dice no Io. E ribalta. Ottimo gioco di leve. Attenzione Tiffany. Forse è pronta stavolta per il... No, Io Sky in piedi. E va a sbattere malamente qui. Attenzione Tiffany. Potrebbe essere la fine, ragazzi. Attenzione, schienamento scorretto, poggiando i piedi sulle corde. Vince Tiffany in maniera irregolare. L'arbitro non ha visto. Vittoria di Tiffany. Buona vittoria contro Io Sky. Il pubblico
la fischia, ma questo non conta perché ha vinto lei, ragazzi. Piede sulle corde, da regolamento non si può fare, se l'arbitro vedeva interrompeva il tutto, ma niente da fare perché Tiffany ha vinto. E direi che inizia molto bene questa puntata di WWE SmackDown con questo match tra Tiffany Stratton e Io Sky. Andiamo però al secondo incontro, ragazzi, perché abbiamo Ricochet contro King Booker, l'autoproclamato re della WWE. Un King Booker che nell'ultima puntata di SmackDown ha accettato la sfida di King Harley Race in un match King contro King, vinto da Booker, ma Harley Race non ha accettato il verdetto, non gli è andato assolutamente giù, e quindi vedremo un po' se comparirà o meno Harley Race. Però per il momento King Booker è contro Ricochet, un Ricochet draftato dall'AEW alla WWE in questa stagione con il draft. C'è anche la puntata ancora dedicata. Intanto ecco qui Ricochet e King Booker che sono pronti, ma attenzione, sta entrando qualcun altro, eccolo qui. Avevamo parlato di King Harley Race ed eccolo qua, ragazzi, è venuto qui con il suo stile ultra vintage. Guarda King Booker, i due si guardano. Ragazzi, non era finita la storia tra di loro con la vittoria di King Booker a SmackDown. Non sembra però voler attaccare, anzi in maniera proprio tranquilla si avvicina al tavolo dei commentatori. Vedi, si siede per guardarsi il match, ma King Booker dovrà stare molto attento, avrà sicuramente la testa fissa alle Race, perché sappiamo che, cioè, è ovvio che non sarà lì tutto il tempo a godersi l'incontro, anzi, dovrà stare veramente attento King Booker. Intanto inizia l'incontro però, Ricochet contro King Booker. Irish Whip. Oh, se ne si rimette in piedi Ricochet. Wow, ragazzi, grande prova atletica la sua. Oh, grande Ricochet. Se ne lo prende. Attenzione a Ricochet. Oh, sbatte alla schiena appena contro l'Apron Ring. Intanto un saluto a Eldan, gran saluto. Attenzione lo schienamento, uno, solo uno. Però direi che per il momento mi pare che Ricochet stia subendo non poco l'iniziativa di King Booker. Oh, Spinebuster. Sì, molto in forma oggi. E due, torniamo dal break pubblicitario, i due si stanno picchiando di brutto, ma ecco King Booker che sembra essere in vantaggio. Esulta King Booker, ma attenzione a Harley Race, l'avevo detto io che sarebbe entrato, era a guardare il match lì sulla sedia, ma ecco che entra Ricochet, non sa che fare, vince King Booker per squalifica. Visto l'attacco di Harley Race, e Ricochet se ne va via, fuori dal ring, un po' deluso, ma... E allora adesso non è un incontro questo, ma è solo una scazzottata, che fino a che uno dei due non finirà KO, ragazzi, tra King Booker e King Harley Race. Il match di King Booker era contro Ricochet.
Attenzione perché King Booker gliela sta facendo pagare di questa interferenza durante l'incontro. Un saluto anche a Bretons. Let's go. Attenzione. Oh, sulla schiena. Attenzione. Il calcione speciale di Booker T, ma dice di no alle Race, lo abbatte. Ragazzi, la sfida tra questi due re, tra King Booker e King Harley Race. In realtà King Harley Race non fa parte del roster. È arrivato solo a fare il match nella settimana scorsa contro King Booker a SmackDown sempre. Però doveva finire lì il suo coinvolgimento, ma si è presentato a vedere l'incontro, a interferire nel match. Finito poi per squalifica, e ora però King Booker gliela sta facendo pagare. Tra i due non è assolutamente finita. Ora questo è, come ho detto prima, una rissa, una scazzottata più che altro. Non un vero incontro, che era quello contro Ricochet. Sulla terza corda, Harley Race, elbow drop, mamma mia, spezzare King Booker. Attenzione, Harley si vanta, la ginocchiata che va a vuoto, e ha perso troppo tempo Harley Race. Attenzione, lo prende Bookend, mossa speciale di Booker T, celeberrima, e ora continua a colpire King Harley Race. Lo vuole sottomettere anche se non c'è sottomissione. Ribalta Harley Race. Lo prende. Attenzione al suplex. Schiantato Booker T. Attenzione qua, neckbreaker. Mamma mia, che scazzottata questa tra i due, epica. Ancora nessuno dei due però è finito KO. Pugno, ginocchiata ancora a vuoto. Lo prende Booker, lo solleva il re della WWE, King Booker. E ora attenzione qui, alle rese in piedi, shoulder block. Tutte le volte che prova a fare una ginocchiata in caduta va a vuoto. Il calcione speciale di Booker sanguina anche alle Race. Infuriato Booker T, ragazzi. Ginocchiata ancora una volta. Attenzione Harley Race, poi si proverà un pile driver. Attenzione, no, lo prende, lo solleva. KO King Booker. Sotto c'è scritto vittoria perché si riferiscono al match con Ricochet che ha vinto per squalifica, ma Harley Race sorride oggi perché ha messo KO King Booker, ragazzi, presentandosi al match in corso. E allora direi che lo scontro finale tra questi due lo avremo a Fastlane, un King vs King, King Booker contro King Harley Race. Ma ora passiamo a un altro incontro, main event di stasera, Ronda Rousey contro Nia Jax, perché le due si sfideranno a Fastlane con il titolo femminile degli Stati Uniti in palio, ragazzi. Altro match che avremo proprio per Fastlane, signori, insieme al match per i titoli di coppia tra Judgment Day, ovvero Damian Priest e Finn Balor, contro i The Guns, Austin e Colten Gunn. Ecco qui Ronda Rousey che è già sul ring per questo main event di questa puntata di WWE SmackDown. Attenzione, Nia Jax arriva con Alexa Bliss che ha menato bene, l'ha corcata, la lascia sullo stage come un corpo esanime.
vuol far capire che è tosta, vuol far capire che è dura Nia Jax, e le due iniziano a colpirsi, ragazzi. Che inizio di incontro, questo main event di Raw tra Nia Jax e Rowdy Ronda Rousey. Grazie a Nia Jax, che ha veramente fame di vittoria in questo periodo. Lei, ricordiamo, è arrivata questa stagione qui in WWE, la scorsa stagione, per metà stagione, se non sbaglio, forse leggermente qualcosina di più, ma metà stagione era in All Elite Wrestling. Attenzione Ronda con una presa sottomissione, ma il match, ragazzi, è partito e non è partito, signori. Lo dico proprio tranquillamente, perché evidentemente forse il match doveva essere tra Alexa Bliss e Ronda Rousey, ma poi Nia Jax ha... Sì, questo è un problema del gioco, raga, non è che... Ma poi Nia Jax è arrivata, ha menato per bene Alexa Bliss, l'ha lasciata sullo stage e si è affacciata lì a voler menare la sua avversaria di Fastlane. I due hanno avuto una bella rivalità, non così dettagliata, non così cruenta, però sicuramente basato sulla violenza, poco ma sicuro. Ronda trascina Nia al centro del ring. Oh, mamma mia, che potenza di Rowdy Ronda Rousey, ragazzi. The baddest woman on the planet. Il nome che gli fu dato per attenzione, la Juji Katame tipica di Ronda, ma Nia, attenzione, si sta liberando con la sua forza, non da sottovalutare. Insomma, ti stavo dicendo, il soprannome di Ronda Rousey è stato dato sulla falsa riga di quello di Mike Tyson, the baddest woman, the baddest man, scusatemi, on the planet, e lei è la baddest woman on the planet, ok? Attenzione, Nia Jax la prende Ronda. Oh, tutta potenza, ragazzi, tutta potenza. Match che, come ho detto, non è mai iniziato in realtà. Questo è al primo e finisce KO. Attenzione, vuol farla svenire, ma Ronda è un'esperta delle pratiche di sottomissione, non la freghi così, non la freghi così. A differenza di Nia Jax, che non è mai stato il suo forte, si può dire, infatti si è visto. Attenzione, Ronda prende la rincorsa, colpisce con questa ginocchiata. Attenzione, va sulla terza corda. E vola Ronda, double X handle. Poi serie di pugni. E KO, finisce KO. Nia Jax KO, non ce la fa più. Ronda Rousey sorride prima del loro match di WWE Fastlane, dove ci sarà il titolo degli Stati Uniti in palio. E noi abbiamo finito con questa puntata di SmackDown, ma non andate da nessuna parte, perché, come ho detto prima, ora portiamo AEW Collision e andiamo a concludere questa settimana che avevamo iniziato nell'episodio scorso
portando Raw e Dynamite. Allora, come di consueto, piccola modifica della card, ma non credo ce ne sarà bisogno troppo. Allora, ok, Jamie Hater contro Willow Nightingale va bene. Poi no, allora, questo è di troppo. No, vanno bene in realtà, perché allora Jay White, perfetto. Poi Kyle Fletcher contro Zack Sabre Jr., perfetto. E però, allora, questo non ci deve essere. Questo lo togliamo, lo mettiamo a Dynamo semmai. Aspetta, quanti sono? 4. Ok, perfetto. Sono 4 e concludiamo con... No, niente titolo in palio. Concludiamo con un main event che è Giulia contro Mercedes Moné, la CEO, ragazzi. Perfetto. No, che titolo? Quale titolo? Nessun titolo. Ci siamo. Abbiamo tutto. Possiamo iniziare questa puntata di AEW Collision, ragazzi. E let's go! Allora, opener, signori, Jamie Hater contro Willow Nightingale, signori. Una Jamie Hater, campionessa TBS, che è in realtà in aperta rivalità con Kris Statlander. Oggi invece affronterà la grande amica di Kris Statlander, Willow Nightingale. Ricordiamo, Willow e Kris hanno provato a strappare i titoli di coppia femminili dalla cintura di... cioè dalla vita, scusatemi, di Athena e di Billie Starkz. Tuttavia non ce l'hanno fatta, e quindi vedremo un po'. Jamie Hater contro Willow Nightingale, ragazzi. Opener di AEW Collision. E eccola qui la campionessa TBS in carica, Jamie Hater, che percorre la rampa, ragazzi. Match ovviamente non valido per il titolo questo contro Willow Nightingale. Making her way to the ring from England, the All-Star Women's Television Champion, Jinny Heather. E Jamie Hater che però andrà a difendere la sua cintura contro Kris Statlander al prossimo pay-per-view dell'Elite Wrestling, ovvero AEW Halloween Havoc, signori. Uno speciale pay-per-view a tema di Halloween che voglio fare anche abbastanza carico, nel senso che visto che nell'ultimo pay-per-view AEW All-Out, che vi consiglio di andare ad operare perché è stato molto bello, ci sono state 2 Elimination Chamber, entrambe per i titoli mondiali, femminile e maschile, la trovate nella playlist oppure in descrizione nei video consigliati. Comunque, visto che c'erano 2 Elimination Chamber, abbiamo portato solo 6 incontri invece che i consueti 8. Adesso che Halloween Havoc, il pay-per-view dopo, mettiamo altri 2 incontri e andiamo a salire a 10, ragazzi. Ma non è ancora il tempo di AEW Halloween Havoc, ma dell'ingresso invece di Willow Nightingale. Eccola qui, ragazzi, la ragazza sorridente. E signori, iniziamo, ragazzi. Jamie Hater contro Willow Nightingale, opener di AEW Collision, signori. Poi vi ricordo che quando finisce Collision andiamo a terminare la puntata e anche la settimana, che altro volevo dire, la settimana, scusate. E poi portiamo direttamente da WWE Raw e AEW Dynamite subito dopo. Tutto in questo video, i 2 show di punta di WWE e AEW. Intanto Jamie Hater
lanciata. Attenzione. Back suplex sull'Ebro Ring, devastante ragazzi. No, Willow Nightingale, che ricordiamolo, nella passata stagione è stata campionessa della Ring of Honor. Quando portavamo la Ring of Honor, anche le puntate della Ring of Honor, trovate ancora qualcosa, se nel caso vi interessa, nella playlist Best of 2024-2025, ovvero quella dove c'è tutto il meglio della passata stagione. Attenzione Willow Nightingale. Oh, passata stagione, non che prima stagione che portiamo, perché questa è la seconda. Bene Willow. E ragazzi, ha premuto il piede sull'acceleratore in questa frangente del match contro Jamie Hayter. Questo match non valido per il titolo TBS. Lei vuole dare supporto alla sua amica Krista Flander, che dovrà affrontare Jamie Hayter proprio al prossimo pay-per-view. Splashone ragazzi, che prestazione di Willow per ora, niente da fare. Attenzione Willow. Continua a infierire ragazzi, Jamie Hayter è davvero in difficoltà. Continua a subire Jamie. Attenzione Willow. Corre verso l'obiettivo. Si vanta la Nightingale. Ora però attenzione Jamie Hayter che torna in partita. Vediamo un po' come gestirà. No, lentissima ragazzi. Oggi Jamie Hayter per il momento ha qualcosa che non da Jamie Hayter. Snap suplex però qui. Rotola fuori dal ring Willow. Prendere un po' di fiato. La Jamie Hayter parecchio lenta, si fa anticipare ancora una volta da Willow Nightingale. La prende. No. Serie di pugni a liberarsi per Jamie Hayter. Attenzione Jamie, va back suplex. Grande esecuzione qui. Attenzione Jamie parte e colpisce Willow Nightingale. Un saluto a House Game. Attenzione qui. STF di Willow Nightingale ragazzi. Può far cedere Jamie Hayter, può far cedere la campionessa TBS, ma si libera Jamie. Serie di gomitate e si libera infatti. Irish Whip ancora. Crossline. Abbattuta Willow. La testa che va a sbattere contro il paletto. Chop poi. Ricordiamo, questa è l'ultima puntata di Collision prima di Fastlane, che non c'entra nulla, però per dirvi che, cioè, prossimo appuntamento è WWE Fastlane subito dopo, Cioè portiamo Raw, portiamo Dynamite, poi non credo portiamo anche SmackDown e Collision della prossima settimana, che prossima settimana tanto la iniziamo appena finisce questa puntata di Collision. Parlo settimane di gioco, ok? Quindi vediamo un po'. E continua a infierire Willow. Scusatemi, Jamie Hayter. Mamma mia. Allora, aveva iniziato molto bene Willow Nightingale, veramente bene. Di Jamie non sembrava trovare il bandolo della matassa, come direbbe Michele Posa. Però poi ragazzi Jamie Hayter no, non lo faccio finire per conteggio fuori. Poi Jamie Hayter ha veramente schiacciato il piede sull'acceleratore. E signori,
È andata come è andata. Olè. Vai. Forse un pochino in vantaggio Willow, ma va bene. E invece la prende con il comeback. Non lo volevo far finire per conteggio fuori, raga. Dai. Questo Open Air AEW Collision. Oh, ribalta Willow. Ribalta anche qui. Pugno. Oh, attenzione, altro back suplex. Willow non si arrende, anche se per il momento molto meglio Jamie Hayter. Anzi, diciamo meglio Jamie Hayter, non ci allarghiamo troppo con il molto. Torna ora Willow Nightingale, che comunque devo dire che alla lunga per il momento gran match ha fatto. 4, attenzione. Si carica Willow Nightingale, flexa i muscoli, Jamie Hayter però è già in piedi. Torna qui, attenzione, Willow non se ne accorge. Oh no, che non se ne è accorta. Sbagliato Willow Nightingale. Tombstone, pile driver, ragazzi. Mamma mia, che errore, che ingenuità di Willow. Non pensava che Jamie riusciva a tornare in tempo. E Willow dice no. Attenzione. La prende. Oh, il suo devastante Lariat, ragazzi. E 3. Vince Jamie Hayter sull'amica di Kris Statlander. Attenzione, eccola Kris Statlander. No, ha colpito anche Willow. No, ragazzi, ma super plot twist, ha colpito anche Willow Nightingale, oltre che Jamie Hayter, poi se ne va. E ragazzi, questa che succederà? Che cosa succederà tra queste due? Ricordiamolo, si sfideranno al prossimo pay-per-view dell'All Elite Wrestling per il titolo TBS Emporio. Ragazzi, vedremo un po'. Per ora, secondo incontro, Kyle Fletcher, ragazzi, contro Zack Sabre Jr. Un Fletcher che fa la voce grossa da campione TNT, grazie agli aiuti anche della sua family, la Don Callis family. Dall'altra parte però Zack Sabre Jr. è in lizza. L'ha sfidato ufficialmente a un match titolato che non sarà questo, ma i due si sono già pizzicati un po', più che altro sui social però, ragazzi, quindi vedremo un po' cosa succederà adesso tra Kyle Fletcher e Zack Sabre Jr. Secondo match di questa puntata di AEW Collision. E inizia, ragazzi, Kyle Fletcher contro Zack Sabre Jr. E eccolo qui, ragazzi, il doppio campione Kyle Fletcher, campione AEW TNT e della Ring of Honor anche. The All-Star Television Champion and the Ring of Honor Champion, Kyle Fletcher. Ed eccolo qui Kyle Fletcher, oggi da solo, non accompagnato da nessuno, specialmente da Don Callis.
ricordiamolo, sconfisse Eddie Kingston, il Mad King, in un match con entrambe le cinture, strappando così a Eddie il titolo della Ring of Honor. Adesso vero orgoglio, vero punta di diamante della Don Callis Family. Ma è pronto Kyle Fletcher. Eccolo qui. Weighing in at 211 pounds, Zack Sabre Jr. E ecco qui Zack Sabre Jr. che avanza. Lui che ha debuttato questa stagione. È un ex campione mondiale dei pesi massimi IWGP, ovvero della New Japan Pro Wrestling. E è arrivato questa stagione in AEW come acquisto extra del draft che abbiamo fatto per entrambe le federazioni e portiamo, cioè WWE e AEW. Ma ora inizia l'incontro, ragazzi. Kyle Fletcher contro Zack Sabre Jr. Inizia bene Kyle Fletcher, la protostar, doppio campione AEW TNT e della Ring of Honor. Serie di colpi. Attenzione, lo prende. Impierisce. Attenzione Fletcher. Mette a terra questo neck breaker. Poi vola Fletcher e abbatte Zack Sabre Jr. Un buon inizio, direi. Qui a Collision, terzo incontro. No, secondo, ragazzi, scusate. Secondo incontro. Nell'opener, ricordiamolo, Jamie Hayter ha sconfitto Willow Nightingale, ma è arrivata durante i festeggiamenti Chris Statlander e ha steso Jamie Hayter prima di fuggire via. Le due avranno uno scontro in pay per view valido per i titoli, per il titolo, scusatemi, TBS. Ma adesso abbiamo Zack Sabre Jr. contro Kyle Fletcher, Irish Whip dell'inglese. Voleva con un take hold. Attenzione, lo prende. Come sbatte, ragazzi. Attenzione Fletcher. No, ribalta Zack Sabre Jr. e prova a sottometterlo con una delle sue prese tipiche di sottomissione. Ribalta Fletcher. Vanno a vuoto entrambi qui, però si li mette prima in piedi Fletcher. Attenzione, lo prende. Sbattere con la gola contro le corde. Poi Zack Sabre Jr. va fuori dal ring. Che botta ha preso Fletcher. Attenzione, lanciato dall'altra parte delle barricate, ragazzi, in mezzo al pubblico. I due si picchiano. European Uppercut di Zack Sabre Jr. Ancora serie di colpi. Attenzione, perché c'è solo il cemento lì per terra. Molto pericolosa la faccenda. I due se ne infischiano di conteggio dell'arbitro e continuano a menarsi. Serie di European Uppercut. Ma ora Kyle Fletcher ribalta. Anche lui va ad European Uppercut. I due, attenzione, 8 potrebbero finire entrambi fuori. E Zack Sabre Jr. tutti e due riescono a risalire dopo
uno scambio che ha emozionato il pubblico proprio in mezzo a loro, serie di European Uppercut, pugni, Spinebuster ora di Kyle Fletcher, prova lo schienamento, 1, 2 e no, dice no Zack Sabre Jr. Beh, direi un bel ritmo questo match, dall'inizio alla fine, il calcione a vuoto di Fletcher. Attenzione, Zack Sabre Jr. prova, prese di sottomissione tipiche, prova a sottomettere Fletcher, soffre Kyle. Oh, fantastico ragazzi, spinning elbow smash e springboard, che ritmo, serie di pugni, non c'è mai un attimo di DDT, c'è mai un attimo di sosta. Attenzione, una culla improvvisa a fregare Fletcher, uno, solo uno. Ragazzi, Zack Sabre Jr. c'era, è pronto, è vivo, è vero, anche se sanguina. Oh, lo solleva evitando un tentativo di crossline, però ancora Fletcher ribalta. Mamma mia che match, davvero un incontro ad alto tasso adrenalinico. Lo prende, testa che va a sbattere contro il paletto per Fletcher, serie di European Uppercut di Zack Sabre Jr. Oh, e ancora, attenzione, boom, e Fletcher, cioè Sabre Jr., scusate, mi sono sottortato, serie di colpi, attenzione, lo sottomette, prova a sottometterlo, Fletcher in pericolo signori, Fletcher in pericolo, no, 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 riesce in qualche modo a liberarsi ma non è ancora finita. Attenzione, Zack Sabre Jr. un'altra delle prese sottomissioni micidiali, ancora Fletcher in pericolo, attenzione qui, Fletcher non vuole cedere, ma cede, vince Zack Sabre Jr. e allora avrà un match ufficiale per il titolo TNT contro Kyle Fletcher al prossimo pay per view della All Elite Wrestling AEW Halloween Havoc, una card che a ogni puntata di Dynamite e Collision si arricchisce sempre di più signori. Tanto però Zack Sabre Jr. è stato veramente affaticato da questo incontro, ha vinto ma non lo so, forse un infortunio, forse qualcosa, certo conoscendolo questo non gli impedirà di lottare il suo incontro Halloween Havoc. Certo la situazione potrebbe essere più difficoltosa del previsto. Andiamo al prossimo incontro, Eddie Kingston, il Mad King contro Jay White, ragazzi. Un match interessante, Eddie Kingston ora ampiamente nel giro della All Elite Wrestling dopo un regno bello lungo direi da campione della Ring of Honor, prima di perdere la cintura contro Kyle Fletcher in un winner takes all con tutte e due le cinture in palio. Dall'altra parte abbiamo un Jay White che è stato il semifinalista dell'Elimination Chamber, valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling nell'ultimo pay per view che abbiamo trasmesso AEW Out. Infatti arrivò a un finale con Moxley, gli ultimi due sopravvissuti, ma non è riuscito a vincere, con Moxley nuovo campione. Però ragazzi dimostra sempre tanto l'ex due volte campione TNT Jay White. Ma eccolo qui il Mad King, Eddie Kingston. From Yonkers, New York, weighing in at 247 pounds, Eddie Kingston. Ed è proprio lui ragazzi, Eddie Kingston. Un Eddie Kingston che nelle ultime settimane è stato, diciamo, affrontato da Penta, non in un match ma in confronti verbali. Tra i due in questo momento non scorre un buon sangue. Penta, ricordiamolo, campione international della All Elite Wrestling in questo momento,
dopo aver sconfitto Kazuchika Okada e Rainmaker. Questo è una puntata di Dynamite precedente a AEW All Out, mi pare la penultima, se non sbaglio. Non l'ultima, la penultima mi sembra. Vabbè. E eccolo qui anche lo Switchblade Jay White, pronto ad affrontarsi con Eddie Kingston. Percorre la rampa verso il quadrato. From Auckland, New Zealand, weighing in at 223 pounds, Jay White. E poi il main event, come avete visto, Giulia contro Mercedes Moné. Una Giulia che nelle ultime settimane, una striscia di vittorie, vuole assolutamente rilanciarsi dopo anche una grossa delusione avuto, perché per aver perso il match di qualificazione all'Elimination Chamber, ma per conteggio fuori, dopo aver dominato peraltro tutta la contesa, quindi comunque ulteriore rammarico. Un nome, lei non si arrende, allora ha sfidato Mercedes Moné, che non si è più vista dai AEW Blood and Guts, effettivamente. Inizia l'incontro, signori. Eddie Kingston contro Jay White, ragazzi. Match che ha tutta l'aria di essere molto molto interessante. Ho delle cose in mente riguardo alla fine di questo incontro, ma aspettiamo che finisce, vediamo un po' cosa succede. Oltre a chi vince. Oh, che botte, ragazzi. Attenzione, la culla su Jay White, ma inizio incontro così può essere efficace solo con un fattore sorpresa, ma se ne lo porta Jay White. Back suplex su Eddie Kingston. Jay White trascina. Attenzione, lo prende. Che bomba su Eddie Kingston. Prova lo schienamento. 1, 2. No, dice no Eddie Kingston. Viene lanciato in questa sweep. Oh, ancora prova lo schienamento. 1, solo 1. Attenzione, lo prende per una switchblade a segno. Attenzione, qui il break pubblicitario, i due si scontrano. Serie di pugni. Jay White sembra in vantaggio. Attenzione, Eddie Kingston prende tempo fuori dal ring. Ma
Attenzione, sembra in realtà prendere via della rampa, ma ecco Penta, l'avevamo detto che i due avevano avuto screzi. Il campione international, la lesione di Jay White, DDT ne approfitta di questa distrazione. 1, 2, no. Ragazzi, Penta è arrivato. Intervento non richiesto per andare a danneggiare Eddie Kingston. Ragazzi, gliel'ha fatta brutta questa. Attenzione, Jay White continua a colpire. Serie di calci in faccia, come a sbeffeggiare l'avversario. Sanguina anche Eddie Kingston ora. Serie di pugni proprio sulla ferita. Continua a infierire Jay White. Scambetto. Prova ora lo schienamento Eddie Kingston. 1, 2. Jay White dice no. Un bel po' di pinfall c'è da dire. Attenzione, qui lo prende. Northern Light Bomb. 1, 2. Ancora dice no Jay White. Attenzione, Hurricane a segno. Altro tentativo di schienamento. 1, 2. 2,99 si dispera Eddie Kingston. Se ne calcione. Pubblico fight forever, fight forever. Lanciato Eddie Sweep. Continua a impedire Jay White. Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo. Potrebbe essere una distrazione per l'arbitro. Infatti guardate, l'arbitro va a rimettere il cuscinetto protettivo. Si distrae. Double axe handle. Attenzione, sta presa di sottomissione fuori da ring, non vale cedere, ma il dolore si sente tutto. Continua a colpire, serie di pugni, ottimo momento di Jay White, difficoltà per Eddie Kingston. Jay White prende un po' di fiato prima di rientrare. Attenzione sulla terza corda. A vuoto questo elbow smash, questo elbow drop, scusatemi. E colpisce. Attenzione, springboard. Springboard moonsault, ragazzi, fantastica esecuzione di Eddie Kingston, non tra le tecniche tipiche del suo repertorio. Attenzione, Eddie vuole provare un altro Hurricane per chiudere il match a segno. E ora potrebbe essere la fine. 1, 2. Jay White, ragazzi. Che match tra Eddie Kingston e Jay White. Ricordiamo l'interferenza di Penta che ha attaccato Jay White e l'ha ributtato dentro il ring. Attenzione, Eddie, c'è la terza corda. Mamma mia, che incontro tra i due. Un calcione a vuoto alla Rob Van Dam. Mamma mia, che pugno, che cartone. Una sorta di Superman Punch qui. Se ne è lanciato Eddie Kingston contro il tavolo di commento. Brutalità tra questi due, non c'è dubbio. Si vanta Jay White, ma attenzione perché Eddie Kingston da dietro. No, Jay White l'ha tenuto sott'occhio, dita negli occhi e poi Switchblade, ragazzi. 1, 2, 3. Vince Jay White, sconfitto Eddie Kingston
E allora ragazzi io ve lo dico che AEW Here is your winner, Halloween Havoc, Jay White. prossimo evento di pay-per-view avremo un 3-way match per il titolo intercontinentale International. Non so come mai oggi sbaglio un sacco di parole, ragazzi, scusate. International tra Penta e Zero Miedo, il campione che difenderà la cintura dall'attacco di Jay White e di Eddie Kingston. Quindi match a 3 ufficiale per il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling. Penta contro Jay White contro Eddie Kingston per il titolo International. E ora ragazzi manca solo il main event di questa puntata di AEW Collision, Giulia contro la CEO Mercedes Moné, ex Sasha Banks per gli amici. Poi ragazzi non andate da nessuna parte perché questo sarà l'ultimo match della settimana che abbiamo già iniziato a raccontare nella puntata precedente. Vi ho spiegato come mai ho dovuto interrompere e appena finisce questo match iniziamo subito con WWE Raw e AEW Dynamite, gli show di punta delle due federazioni che porto maggiormente qui nella nostra Universe Mode. Quindi avremo ancora altri incontri, andremo anche poi a iniziare la settimana dopo questa. E via, mettiamoci pronti, carichi per goderci il main event. Giulia contro Mercedes Moné, la CEO. E ecco sta entrando la italo-giapponese Giulia, vero nome Annie Gloria Matsudo, ex campionessa TBS e ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling nella nostra Universe Mode. E eccola che avanza Giulia. The following is scheduled for one fall, making her way to the ring from Tokyo, Japan, Giulia! Facciamo un breve recap dei risultati di Collision per ora, con Jamie Hayter che ha sconfitto Willow Nightingale nell'opener dello show, con Kris Statlander che è entrata in mezzo a match finito e ha steso la Hayter. Questo in previsione del match del prossimo pay per view tra loro due, valido per il titolo TBS, cioè tra Jamie Hayter e Kris Statlander. Poi abbiamo avuto un match tra Fletcher e Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. ha vinto e ha ottenuto la possibilità di andare per il titolo TNT al prossimo pay per view, anche se è uscito acciaccato. Jay White ha sconfitto Eddie Kingston e anche lui ha ottenuto la possibilità di unirsi allo stesso Eddie Kingston e a Penta in un 3-way match valido per il titolo International. Quindi abbiamo avuto ragazzi 3 match ufficiali solo in questa puntata di Collision. E ora è il momento del main event. Mercedes Moné! E eccola qui, Mercedes Moné, la CEO ragazzi, ex Sasha Banks e anche ex campionessa mondiale e TBS nel nostro Universe Mode. Quindi con Giulia condivide lo stesso palmarès. Match tra queste due direi che porterà spettacolo. Mercedes Moné, ricordiamoci, colei che aveva interrotto il regno nella scorsa stagione di Timeless Tony Storm, grande regno il suo. Poi titolo che, se non sbaglio, se non mi ricordo male, perse proprio contro Giulia. Eh sì, che poi a sua volta fu perso, ovvero Giulia perse il titolo contro Mariah May. E poi siamo arrivati all'Elimination Chamber del Double Out, dove Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, ha tolto il titolo a Mariah May, vincendo l'Elimination Chamber. Comunque iniziamo ragazzi, Mercedes Moné contro Giulia, main event di questa puntata di AEW Collision, al quale seguirà poi dopo AEW Dynamite, ma prima WWE Raw, chiaramente. Attenzione,
iniziato bene Mercedes Moné. Beh, ottimo inizio di Mercedes, non si può dir di no. Mercedes Moné, ricordiamolo, ha avuto la possibilità di vincere ancora una volta il titolo TBS, sarebbe stata il secondo regno, nella puntata speciale AEW Blood and Guts, scusate, ve l'ho detto oggi, sbaglio tutte le parole. Ma cosa è successo? Beh, è successo che Becky Lynch, The Man, la campionessa in quel momento, è riuscita a sconfiggere proprio Mercedes Moné. Intanto qui siamo al 7. Giulia sembra essere riuscita in qualche maniera a tornare in partita dopo un inizio tutto attinto a Mercedes Moné. Ma ragazzi, non avevamo dubbi, perché qui abbiamo due fuori classe in assoluto. Vi ho detto il palmarès durante gli ingressi apposta, per chi ci seguisse da poco oppure solo da questa puntata ha iniziato. Attenzione, Mercedes viene schiantata sull'apron ring. Sì, la respinge ora però. Uno? Beh. Molto carica ancora la Moné. Direi comunque che il match, seppur non è iniziato da tantissimo, però le due si sono fatte già veramente davvero un sacco di male, signori. Un sacco di danni. E è quel che ci piace vedere. Sì, qui ha sbagliato Giulia. Mercedes era pronta, ma attenzione, sta spezzando la presa Giulia. Side slam. Attenzione a rivederci di no, ribaltato da Mercedes, che poi lancia l'avversaria sul ring. Attenzione, colpisce, ma Mercedes c'è. Backbreaker. Attenzione, la prende con una sleeper hold, la vuol far cedere, ma ribalta Giulia. Attenzione, risponde con un'altra presa di sottomissione, ben più articolata stavolta, ma Mercedes si libera. Questo scambetto. Attenzione, comeback di Mercedes Moné. Sgambetto finale. Attenzione, prova lo schienamento Mercedes Moné. 1, 2, no. Dice di no. Evita il tentativo di presa sottomissione di Mercedes Giulia. E attenzione, la carica Northern Light Bomb, potrebbe essere la fine per Mercedes Moné. 1, 2, 3. Vince Giulia. Che vittoria e che match in questo main event di Collision contro Mercedes Moné. Sempre più lanciata Giulia. Stanchissima, bel match ragazzi. Una Mercedes altamente scottata da questa sconfitta. Festeggia Giulia, che sicuramente
adesso avrà gli occhi sul titolo del mondo, vorrà riportarlo a casa. Vedremo cosa succederà nel breve. Però ragazzi, abbiamo portato una puntata di Collision che mi è piaciuta abbastanza. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E ora iniziamo con WWE Raw. Allora, iniziamo con Raw. Laggiù vedete Fastlane alla fine. Ve l'ho detto, il prossimo evento è quello. Non so però se portiamo anche non so se portiamo anche però SmackDown e Collision, forse no. Anzi, probabilmente no. Tornato tag ragazzi per iniziare, perché i Guns si sono guadagnati la possibilità, senza dubbio, di andare per le cinture di coppia. E quindi dopo aver battuto i Motor City Machine Guns, dopo aver battuto, iniziamo a fast match non valido per le cinture ragazzi, perché il match sarà a Fastlane tra Damian Priest e Finn Balor, il Judgment Day contro i The Guns, Austin Gunn e Colten Gunn. Poi Nakamura, questo va bene, ok. Aspettate che scrivo anche, ok, perfetto. Poi questo si toglie perché tanto abbiamo detto che Logan Paul contro Rey Mysterio, no? Allora, aspettate, perfetto. Cariseria Ripley ovviamente sì, perché ci vuole la rivincita. E togliamo questo. Il main event ragazzi, 3-way match per il titolo intercontinentale. Per il 3-way match per il titolo intercontinentale, signori. Perché Powerhouse Hobbs non può difendere la cintura al pay per view, ok? E quindi facciamo un bel 3-way match con il titolo in palio, dove abbiamo Dragon Lee, ok? E poi aspettate un attimo, perché in questo momento mi sono dimenticato, scusatemi, chi è che ci volevo mandare? Ok, forse l'ho visto, ma aspetta, volevo fare un ultimo giro finale per vedere, per vedere se effettivamente sì, va bene, ok. Mettiamo Chris Jericho. Quindi Dragon Lee, Powerhouse Hobbs e Chris Jericho, signori. Titolo intercontinentale, main event di questa puntata di Raw, ok? Perfetto. E poi l'ultimo incontro, cambiamo. Sì, vai, perfetto. Ok, perfetto. No, ragazzi, no, lo devo togliere. Ok, perfetto. Va bene. Allora, abbiamo tutta la card. Sì. Iniziamo, signori. Iniziamo con l'opener di questa puntata di WWE Raw. Ultimo appuntamento WWE prima di Fastlane, con i Guns contro il Judgment Day, Finn Balor e Damian Priest. Pre-match prima del loro scontro in pay-per-view, che però sarà valido per i titoli di coppia detenuti appunto da Judgment Day. E quindi godiamoci questo bello opener. Poi Shinsuke Nakamura contro Gunther, Kairi Sane contro Rhea Ripley, dopo tutte le robe che si sono fatte quelle due. E poi main event valido per il titolo intercontinentale, che non si potrà difendere a Fastlane perché Powerhouse Hobbs
l'attuale campione intercontinentale sarà occupato contro The Undertaker e Sheamus in un 3-way match valido per il titolo di campione indiscusso WWE, ragazzi. Sheamus l'ha meritato sconfiggendo Undertaker e Powerhouse Hobbs. Se avete seguito la run dell'Art Business insieme a Bobby Lashley non c'è bisogno di spiegare. E quindi avremo un bel 3-way match anche a Fastlane. Bello bello, carico carico. Is a tornado tag team match. On the way to the ring at a combined weight of 437 pounds. Gala! E ecco qui Guns, Austin e Golden Gun, draftati dalla All Elite Wrestling nella scorsa stagione, lottavano lì, hanno vinto anche il titolo di coppia, ci hanno provato in un 3-way match in questa stagione, quindi WWE non sono riusciti a vincere perché l'Art Business era un momento dove erano campioni loro, grandissimo regno, fantastico, ma questa volta avranno una possibilità singola che si sono guadagnati sconfiggendo i tag team presenti qua in WWE e avranno il match per i titoli di coppia contro il Judgment Day che sta entrando ora, un Judgment Day campione di coppia a WWE, sconfiggendo l'Art Business con infiniti aiuti di AJ Styles in un momento dove AJ e Bobby Lashley avevano la loro rivalità, una rivalità che in realtà sta continuando con l'aggiunta di Shinsuke Nakamura, a dir la verità, però va bene. And their opponents at a combined weight of 439 pounds, the World Tag Team Champions, Finn Balor and Damian Priest, the Judgment Day. Ok, ho aggiornato anche la didascalia con gli incontri, perfetto. E inizia, ragazzi, questo opening di WWE Raw su Netflix, ragazzi. Damian Priest e Finn Balor contro Colten Gunn e Austin Gunn, ragazzi. E iniziamo l'incontro, signori. Match non valido, ricordiamo, per i titoli di coppia. Quello lo avremo a Fastlane, che sarà a questo punto proprio il prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode, che qui portiamo Raw, poi portiamo Dynamite, concludiamo la settimana senza portare SmackDown e Collision e poi quindi ci sarà subito il pay per view. Beh, direi un bel inizio, questo match di coppia tra Judgment Day e The Guns, i fratelli Guns, anzi fratelli Gunn.
Ora però 2 contro 1. Subisce Austin Gunn. Cattivissimi su di lui, ma attenzione che arriva Colten, abbatte Finn Balor con questa ginocchiata. Oh. Meglio i Gunn, ragazzi, molto meglio i fratelli Gunn, per il momento devo dire, anche se poi conterà a vincere non qui ma a Fastlane. Oh, fantastico volo di Finn Balor, attenzione però, Austin Gunn, double extendo su Damian Priest. Oh, Dragon Screw sulla gamba. Oh, tanto Finn Balor fuori dal ring ha fatto sbattere la testa proprio contro il paletto esposto. Oh, belle emozioni in questo incontro, ragazzi. Signori, davvero un bel match, signori e signori. Attenzione, pugno. Vanno sul Sodigan. Attenzione, sta entrando Finn Balor. Ma viene preso da Colten. Gettato. E fa poi aiutare il fratello. Ora un 2 contro 1 contro Damian Priest. Contro l'arciere dell'infamia. Evita Damian Priest una mossa speciale di Austin. Poi attenzione qui, che bomba si è preso Colten, ma l'altro fratello Gunn interrompe tutto. Attenzione, Irish Whip all'angolo, ha battuto un questo line, poi ancora colpo. Prova lo schienamento su Damian Priest, doppio schienamento qui, attenzione, uno. Sì. Ne hanno ancora Judgment Day. Certo, per il momento da avere ai punti, anche se il wrestling non si vince ai punti, meglio. Fratelli Gunn, attenzione, schienamento su Finn Balor, 1, 2 e Finn Balor dice no. Attenzione, Damian Priest, una GPS. Ma Finn Balor era pronto perché si è liberato dal suo avversario. Un saluto a Genial. Finn Balor si vanta, attenzione Damian Priest, momento di vantaggio del Judgment Day. Calcione a schiena, attenzione Damian è pronto per una mossa finale, lo prende, lo solleva alle stelle. Austin Gunn distrutto, potrebbe essere la fine. 1, 2, incredibile. E poi evita il volo di Finn Balor, però viene preso da Damian, non è tornato Colten. Grande match, questo opener di WWE Raw su Netflix. Judgment Day contro The Gunn. Oh, attenzione, slipper hold, vuol far cedere Damian. Attenzione, Finn Balor è fuori dai giochi, non può intervenire. Ma Damian dice no.
attenzione qui. Oh. Schienamento, e ora potrebbe essere la fine. 1, 2, no, ancora resiste. Golden Gun, ragazzi. Oh, Russian Leg Sweep intanto su Finn Balor, però 2 contro 1 adesso Judgment Day la possono chiudere. Attenzione però, oh attenzione, evita però, e poi Superman Punch su Finn Balor. Attenzione, si è ribaltato tutto per i Gunn. Uno, ma ci ha messo troppo l'arbitro a fare il giro. Attenzione qui, scatenato, va e lo abbatte. Poi su Finn Balor, impazzito. Prova ora, attenzione, 1, 2, e Damian dice no, ma che meccione stanno facendo il Judgment Day e i Guns. Attenzione, Paymaster su Damian Priest. 1, ma Finn Balor c'è, ragazzi, ma ne vedremo delle belle a Fastlane, perché il match sarà valido per i titoli di coppia tra questi due. Questo è solo l'antipasto, signori. Ricordiamo, prossimo appuntamento, prossimo episodio sarà Fastlane della nostra Universe Mode. Attenzione, potrebbe essere finita, ragazzi. Invece non lo sì, potrebbe essere davvero finita, veramente distrutto. 1, 2 e 3, vince il Judgment Day questo grande opener di puntata, ma lo scontro decisivo sarà Fastlane, dove saranno in palio i titoli di coppia WWE. A differenza di stasera, grande match abbiamo visto e vedremo ancora meglio a Fastlane. Tuttavia esultano per ora i campioni Finn Balor e Damian Priest, il Judgment Day. E ora iniziamo con il prossimo incontro, ragazzi. Shinsuke Nakamura contro Gunther, il ritorno dell'austriaco dopo la sua sconfitta contro Cody Rhodes, se vi ricordate bene, a Night of Champion. Un Gunther che perse il titolo di campione indiscusso WWE proprio contro no, non a Night of Champion, ragazzi, no, a Night of Champion, sì, a Night of Champion. Aspettate che vado a vedere, controllo un attimo, però mi sembra a Night of Champion. Potrei sbagliarmi, comunque da quel momento poi si è visto a SummerSlam, sconfitto da The Undertaker, e poi si è preso una pausa. No, non era Night of Champion, è stato The Night's Main Event, ecco, ce l'avevo qualche dubbio. Il pay per view dopo Night of Champion. Poi c'è stato SummerSlam. Ed eccolo qui, ragazzi, Shinsuke Nakamura. Dopo SummerSlam c'è stato anche Payback, se non l'avete viste questi pay per view. Li trovate tutti nella mia playlist di questa stagione.
Suo ingresso sempre molto caratteristico di Shinsuke Nakamura, ex campione intercontinentale nella nostra Universe Mode nella passata stagione. Poi ha provato a vincere i titoli di coppia con AJ Styles, un'altra delle vittime dell'art business, Bobby Lashley, appunto Powerhouse Ops. E poi si può dire che è entrato anche lui nella rivalità, in una rivalità con Bobby Lashley, che però è una continuazione di quella con AJ Styles in realtà. Sì. And his opponent from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther! Ed eccolo qui il ritorno del ring general di Gunther. Ragazzi, questo è un match che promette essere molto duro tra il giapponese e l'austriaco, tra il King of Strong Style e il ring general, appunto Nakamura e Gunther. Guardiamolo nel nostro Universe Mode, 2 volte campione intercontinentale WWE, il nostro Gunther, e questa stagione ha vinto il titolo mondiale, il titolo di campione indiscusso WWE. Poi perso contro The American Nightmare Cody Rhodes, che ha perso a sua volta contro The Undertaker. Ma ora inizia questo secondo match, signori. Shinsuke Nakamura contro Gunther. Inizia subito bene il ring general, serie di calci a fiaccare subito Nakamura. Gunther resta che va a sbattere, ragazzi. È iniziato molto molto bene il ring generale contro Nakamura. Attacca ora Nakamura, signori. Prova a rimettere un po' in carreggiata il match, perché è stato tutto appannaggio di Gunther per il momento e forse continua a esserlo. Prova lo schienamento dopo questo micidiale dropkick a piedi uniti. Gunther si carica, azione Nakamura, Gunther lo prende, powerbomb devastante. 1, 2, rischiava di finire di già questo incontro, signori. Mi aspettavo tutt'altra esecuzione, ma Gunther sta schiacciando Nakamura in questo ritorno dopo la sua sconfitta nell'Hell in a Cell di SummerSlam contro The Undertaker, l'attuale campione indiscusso da WWE. Attenzione, Nakamura toglie il cuscinetto protettivo, crossline, colpisce. Momento di vantaggio per il giapponese. Se ne ribalta qui Gunther.
Irish Whip. German Suplex. Se ne Gunther. Forse un po' lontano. Vediamo un po'. No, infatti troppo lontano. Attenzione. Scambio di cortesie tra i due. Sì, vinto indubbiamente da Gunther, ragazzi. Oggi veramente troppo più in palla rispetto a Shinsuke Nakamura. Se ne ora viene testa che va a sbattere del giapponese contro il bordo ring, contro Lepron. Attenzione, lo carica e ancora una volta, seconda volta, ma Nakamura è in piedi. Tende Gunther. Kinshasa va a vuoto la mossa finale di Nakamura con questo sgambetto di Gunther e 3. Come va a vincere il ring general? Ottimo ritorno contro Shinsuke Nakamura. Bella vittoria dell'Austrico Bobby Lashley. Sicuramente avrà tenuto d'occhio questo incontro e se la starà ridendo contro uno dei suoi avversari di Fastlane, perché Bobby Lashley, il campione degli Stati Uniti, difenderà la cintura dall'assalto di AJ Styles e di Shinsuke Nakamura per l'appunto a Fastlane. Altro bel matchone che ci attenderà nel pay-per-view. Intanto però Gunther sorride e festeggia. Vedremo il futuro prossimo cosa gli riserverà. Ma è ora il momento del prossimo match, perché ora abbiamo Kairi Sane contro Rhea Ripley, finalmente face to face, ragazzi. Le due se ne sono fatte di cotte e di crude in queste puntate di Raw. Ha iniziato Kairi Sane abbandonando Rhea Ripley in un match di coppia. Voleva dargli il cambio a Rhea Ripley, Kairi Sane se n'è andata, l'ha lasciata in balia di Ronda Rousey e di Shayna Baszler. Comunque Rhea Ripley è riuscita a vincere in maniera veramente incredibile, sfruttando l'astuzia il match. Poi ancora una volta abbiamo avuto interferenze durante i rispettivi match di Kairi Sane e di Rhea Ripley, e ora abbiamo questo incontro con Rhea Ripley che, bando alle ciance, va a aggredire subito Kairi Sane. Ancora il match non è iniziato, proprio la violenza della campionessa WWE Rhea Ripley contro Kairi Sane, e inizia l'incontro, ragazzi. Inizia bene Kairi Sane che non si dà per vinto da questo inizio proprio aggressivo di Rhea Ripley, che non ha neanche fatto l'ingresso per bene, si è lanciata subito sulla nipponica.
Ed eccomi qui ragazzi, mi era venuta una certa fame, quindi sono andato a bere, ho preso qualcosina da mangiare nel frattempo e ora torno a commentare con voi Kairi Sane contro Rhea Ripley, terzo match di questa puntata di Raw su Netflix, ultima puntata, ricordiamolo, WWE, prima del pay per view WWE Fastlane, il prossimo evento, nonché il prossimo episodio anche della Universe Mode, perché ora dopo Raw andiamo a portare AEW Dynamite e concludiamo anche questa settimana, che non avrà, ricordiamolo, né SmackDown e né Collision. Un saluto a Svad intanto. Va Kairi Sane, che devo dire pare ne abbia fatti di danni. Attenzione però Rhea Ripley, un inizio abbastanza esplosivo tra le due, tra la Mami e tra la Pirate Princess. Portano avanti la loro rivalità nata appunto dopo Payback. Spear fantastica da una parte Rhea Ripley, record nel nostro Universe Mode, 3 volte campionessa mondiale WWE. Nessuna è riuscita a vincere per 3 volte la cintura massima femminile, neanche considerato la All Elite Wrestling che portiamo. Dall'altra parte Kairi Sane, che è una ex campionessa di coppia con Asuka, ex campionessa degli Stati Uniti, e ha sconfitto tra l'altro la sua grande amica Asuka nell'ultimo match pay per view, e ora si è affacciata, appena ha avuto l'occasione, dal terrazzo di Rhea Ripley, proprio lei che è la campionessa mondiale WWE, un titolo che Kairi Sane vuole mettere attorno alla vita. Ora però in difficoltà Kairi, serie di calcioni. Attenzione, si rialza Kairi, batte ancora Rhea Ripley, ma ancora si rialza Kairi. Attenzione però Rhea Ripley stavolta la rimette giù bene con la Riptide. Potrebbe essere la fine, signori. Prova lo schienamento Rhea. 1 2 dice no Kairi Sane. La batte. Attenzione, contrattacca Kairi. Uno, neanche uno, incredibile ragazzi, non se l'aspettava Kairi Sane. Attenzione, prova a sottometterla, attenzione qui, pericolo per Rhea Ripley. Ma attenzione, no, riesce a liberarsi in qualche modo, e poi calcione a Kairi. Era una mossa intelligente quella di Kairi, che è scivolata fuori dal ring, ma poi è tornata direttamente tra le grinfie della Mami. Attenzione Rhea Ripley sulla terza corda, double X handle a segno. Mi sa che è stata accoppata Kairi Sane. 1
2 e 3, vince Rhea Ripley questo loro primo confronto, primo del loro scontro in pay per view di Fastlane. Here is your winner, Rhea Ripley. Gioia per Rhea Ripley, ma come ho detto prima il match decisivo sarà Fastlane con la cintura della stessa Rhea che sarà in palio. Stipulazione ancora da definire. Potrebbe essere uno steel cage match. E adesso manca solo il main event di questa puntata di Raw su Netflix. Three-way match valido per il titolo intercontinentale con Powerhouse Hobbs che difenderà la cintura dall'assalto di Dragon Lee e di Chris Jericho. Il perché di tutto questo? Beh, Powerhouse Hobbs non potrà difendere la cintura Fastlane, il titolo intercontinentale, quindi dovrà difenderlo ora a Raw in questo main event, visto che Powerhouse Hobbs insieme a Sheamus andrà ad affrontare Undertaker in un three-way match proprio come vedremo stasera, però questa volta valido per il titolo di campione indiscusso WWE, che sarà ovviamente il main event di Fastlane. Però passiamo da un main event all'altro, perché adesso qui a Raw titolo intercontinentale in palio, ragazzi. Vedremo se avremo un nuovo campione oppure se Powerhouse Hobbs si presenterà contro The Undertaker e contro Sheamus a Fastlane con la cintura di campione intercontinentale alla vita. Sono soddisfazioni per lui, non che cambi nulla nell'economia del match che vedremo a Fastlane, però comunque let's go allora ragazzi con questo main event di Monday Night Raw valido per il titolo intercontinentale, il secondo titolo più importante qui in WWE. E eccolo qui il primo che entra, Dragon Lee ragazzi, il messicano. Is a triple threat match. That is for the WWE Intercontinental Championship. Introducing the challenger, representing the LWO from Tala, Jalisco, Mexico, weighing in at 165 pounds, Dragon Lee. Carichissimo Dragon Lee, la sua più grande occasione, ricordiamo lui è arrivato questa stagione qui in WWE, ha già avuto la possibilità di diventare campione di coppia, ma anche loro sono entrati nei vari nomi che ho detto solo in questo episodio, dei vari nomi sconfitti dall'Art Business nel loro regno da campione di coppia. Infatti lui era insieme a Rey Mysterio, niente da fare. Tra l'altro Rey Mysterio diventò campione intercontinentale in questa stagione, gli è stato tolto proprio da Powerhouse Hobbs, quindi c'è anche un motivo di rivalsa verso il suo maestro, il suo mentore Rey Mysterio per Dragon Lee. Ma ecco qui un uomo che non ha bisogno di presentazioni, famoso con molti soprannomi: Y2J, Lionheart, The Ocho, The Demogod. Insomma, ultimamente anche The Learning Tree. Insomma, ce n'è parecchi. Tuttavia è noto a tutti come Chris Jericho, ragazzi. È il canadese che si avanza, anche lui uno dei nomi draftati in WWE dalla All Elite Wrestling, quando in questa stagione abbiamo fatto subito dopo WrestleMania, che noi iniziamo, per chi non lo sapesse, la stagione con le due notti di WrestleMania, quindi sono due video con due pay per view, WWE e All Elite Wrestling insieme, almeno nella nostra Universe Mode. Così iniziamo la stagione e poi qui abbiamo fatto il draft subito dopo con annessi 3 match
Tra l'altro tutta questa roba vi consiglio di andare ad operare perché la trovate nella playlist della stagione 2025-2026, che è l'attuale stagione. Li trovate tutti ovviamente in playlist. Ma ora ragazzi, Chris Jericho ha fatto il suo ingresso, Dragon Lee sta aspettando e ora è il momento. Manca solo il campione intercontinentale in carica, Powerhouse Hobbs della Hurt Business. Representing the Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Powerhouse Hobbs. E eccolo qui, Powerhouse Hobbs ragazzi, nel nostro Universe Mode. Oltre che essere ex campione di coppia in quel regno, io direi il regno più bello da campione di coppia che abbiamo avuto in WWE nella nostra Universe Mode. Non so se metterci anche l'AEW insieme, considerato anche quello, ma ci sta. Poi è stato anche campione degli Stati Uniti, adesso campione intercontinentale, quindi come vedete tra la passata stagione e questa al momento ha già vinto un bel po' di roba. Powerhouse Hobbs comunque Hurt Business da quando è arrivata ci ha messo poco a ingranare, poi è iniziato con i titoli di coppia, regno fantastico. Anche Bobby Lashley ha vinto il titolo appunto degli Stati Uniti, quale campione. Ma adesso ragazzi l'arbitro ha alzato la cintura al cielo, la grafica ci ha ricordato che questo match è valido per il titolo intercontinentale, il secondo titolo più importante qui in World Wrestling Entertainment. E allora iniziamo ragazzi questo main event di Raw, Powerhouse Hobbs contro Chris Jericho contro Dragon Lee. Inizia molto bene, direi Jericho, ne ha per tutti. Ma Dragon Lee ragazzi con la sua agilità. Poi Jericho ha fatto diciamo dei gesti non tanto garbati all'indirizzo Dragon Lee. Fuori dal ring prima. A Jericho che ha preso lo Sledgehammer tanto caro a The Game, a Triple H, il martellone da fabbro. Non scherza Jericho ragazzi. Entrambi, sia Jericho sia Dragon Lee, proprio Jericho si è beccato questo doppio suplex, vogliono alzare il primo loro titolo in WWE, visto che entrambi hanno debuttato in questa nuova stagione. Powerhouse Hobbs invece è di tutt'altro avviso e picchia e mena a destra e a manca per far capire che non è assolutamente disposto a cedere il titolo a nessuno dei due contendenti. Dovrà preparare Powerhouse Hobbs perché gli attende una settimana, come abbiamo detto, molto impegnativa. Non solo questo match a 3 con il titolo intercontinentale in palio, ma anche un altro match a 3 a Fastlane, main event, con il titolo più importante della federazione in palio. Stavolta non sarà lui a difendere, ma sarà The Undertaker, ricordiamolo. Aveva provato Dragon Lee con questa Dragon Rana. Ok, ho finito di mangiare il mio tramezzino, salmone e maionese, molto gustoso, ottimo. Ora posso
commentare veramente a pieno regime. Avevo iniziato verso metà match che di serie negli replay, infatti è stato un po' scostante al commento, però Dragon Lee, attenzione, ribalta, mossa di Jericho, qui lo scontro si è spostato tutto fuori dal ring. Non sa bene che fare Powerhouse Hobbs, ma attenzione Dragon Lee con questa Mexican Destroyer fuori dal ring. Jericho come ha fatto a rialzarsi da una Mexican Destroyer. Attenzione, ha preso una max a Powerhouse Hobbs, ma Jericho scatenato, serie di gomitate. Lanciato Jericho sul ring, anche Powerhouse Hobbs viene lanciato a Dragon Lee, che poi si vanta. Se ne prende la sedia, Jericho l'aveva visto, evita, attenzione, lanciato, a vuoto con la Judas Effect. Powerhouse Hobbs, forza dominante, ragazzi. Vuol presentarsi a Fastlane nel main event da campione intercontinentale, quale è? Poi colpisce Dragon Lee con la sedia. Attenzione Jericho col candlestick. No, fa da solo. Tra l'altro Jericho aveva fatto un giro lunghissimo per superare l'arbitro, non si sa perché. Avrebbe potuto intervenire subito, ma Dragon Lee ha fatto da solo. Attenzione, ribalta. Voleva provare una Walls of Jericho, la mossa di sottomissione su Dragon Lee, ma Alabama Slam poi di Powerhouse Hobbs. Ragazzi, un bel main event, I due si stanno dando un sacco di... I tre, scusate, stanno dando un sacco di cartellate. German Suplex con schieramento annesso, uno si libera da solo, anche se Powerhouse Hobbs era prontissimo, si era già lanciato. Si vanta ora, si carica Powerhouse Hobbs. Attenzione, ancora continua, si sta vantando un po' troppo Powerhouse Hobbs. Questo è un match a 3. E attenzione Jericho, infatti Codebreaker, potrebbe essere la fine. Attenzione, 1, 2, no, Powerhouse Hobbs dice no. Prende la sedia e la lancia a Dragon Lee, piena testa, tirato fuori dal ring, poi torna su Powerhouse Hobbs Jericho. Chop, serie di calci. Mazzo da baseball. Ancora e ancora, ripetutamente su Jericho, e poi una carrana. Attenzione, si abbassa la protezione. Dragon Lee è pronto e assegna la mossa finale. 1, ma Powerhouse Hobbs era lì, ragazzi, era lì. Attenzione, lo prende, è il momento migliore forse. For Strongest Slam con Jericho messo KO. 1, 2 e 3. Vince Powerhouse Hobbs nel momento migliore, veramente nel momento migliore, è stato veramente intelligente qua. WWE Intercontinental Champion Sconfitti Dragon Lee e Chris Jericho, mantiene il titolo intercontinentale Powerhouse Hobbs e ora avrà la testa solo per il main event di Fastlane contro The Undertaker e Sheamus, in quel match che sarà valido per il titolo di campione indiscusso WWE. Ora quindi abbiamo portato la nostra puntatina di Raw, andiamo a concludere portando Dynamite, signori. Allora, facciamo le modifiche subito, poi SmackDown e Collision, ricordiamo, non lo portiamo, andremo subito a Fastlane nel prossimo appuntamento con WWE 2K24. Allora, iniziamo proprio come abbiamo fatto con Raw, dove abbiamo fatto un tornado tag tra i contendenti e i campioni di coppia.
E lo facciamo però questa volta con i titoli di coppia femminili della All Elite Wrestling. Allora mettiamo Anna Jay e Sorruka, che sono le sfidanti. Poi questo lo vedremo ad Halloween Evoc, il match valido per i titoli di coppia. Quindi iniziamo con Anna Jay e Sorruka contro Athena e Billy Starks. Poi andiamo subito a mettere il main event, che non è... Allora, andiamo subito a mettere il main event, che non è quello. Aspettate, mi sono cortato un attimo. Qui andremo a concludere con un bel 3 contro 3. Moxley con i suoi Claudio Castagnoli e Pac e Death Raiders al completo contro Kenny Omega e la Don Kelly's Family, perché ricordate sono alleati, ma Kenny Omega non è mai in realtà entrato proprio ufficialmente, direi. E questo sarà il main event di stasera. Perfetto, Death Raiders contro Kenny Omega e la Don Kelly's Family, Kyle Fletcher e Takeshita. Poi Saya Mitani contro Mercedes Moné si può fare. Mercedes tanto ha lottato a Collision, ma era la scorsa settimana. Danielson, questo qui lo cambio, ma cambio perché no, invece ci mettiamo un bel... mettiamoci Penta, vai. Visto che non l'abbiamo visto in azione a Collision, anche se avrà il match. Ok. Quindi abbiamo NJF contro Penta. Perfetto. Poi questo io lo cambio. Lo cambio. Ok. Perfetto. E ora abbiamo tutta la card praticamente, se non sbaglio. Abbiamo tutta la card. Ok, perfetto. Signori, ci siamo. Iniziamo questa ultima parte di questo episodio portando la puntata di Dynamite e iniziamo subito con l'opener, ragazzi. Athena e Billy Stark, le Minions contro Anna Jay e Sorruka, match non valido per i titoli di coppia ma pre-match, perché il match valido per i titoli lo vedremo a AEW Halloween Havoc, prossimo evento in pay per view, signori. Iniziamo, ragazzi, dopo un'attesa un po' lunga.
E iniziamo con l'ingresso delle campionesse di coppia in carica in questo match non valido per il titolo, Athena e Billie Starkz. Star Women's Tag Team Champions, The Misfits. E eccoli qui le Minions, ragazzi. Athena e Billie Starkz, campionesse di coppia. Dopo aver strappato le cinture alle prime campionesse in assoluto, ricordiamo che questo titolo ha debuttato in questa stagione, alle prime campionesse in assoluto, ovvero Britt Baker e Thunder Rosa, hanno difeso poi dall'assalto di Kris Statlander e di Willow Nightingale, e adesso hanno Anna Jay e Sol Ruka come prossime sfidanti a Halloween Havoc. Ricordiamo che questo titolo è stato assegnato per la prima volta in un 4-way match a eliminazione, vinto appunto, come ho detto prima, da Britt Baker e Thunder Rosa. Le partecipanti praticamente erano tutte quelle che abbiamo nominato ora. C'erano Willow e Kris, c'erano Athena e Billie, c'erano Anna Jay e Sol Ruka, e eccole qui, ragazzi, le Soul J. And their opponents. Anna Jay e Sol Ruka, ragazzi, prontissime, vogliono impressionare questo opener. Ma soprattutto vogliono fare un'ottima impressione contro le campionesse. Ci saranno i titoli in palio, quindi vedremo. E inizia, ragazzi, l'opener di questa puntata di Dynamite. Athena e Billie Starkz contro Anna Jay e Sol Ruka, match non valido per i titoli di coppia, pre-incontro prima del pay per view AEW Halloween Havoc. In vantaggio per il momento le Soul J, sicuramente, cioè, sfavorite probabilmente, ma comunque non da sottovalutare, perché sappiamo che nel wrestling succede di tutto, ragazzi. Comunque parliamo di personaggi importanti. Ribalta qui Billie Starkz. Attenzione, Sol Ruka ha colpito e si è anche un po' sfrantumata, diciamo, un po' metà metà. Ma anche Anna Jay, ragazzi, dal paletto. Prova lo schienamento su Ruka, ma Athena, a parte non ha avuto bisogno assolutamente, però diciamo che si stanno dando davvero da fare le Soul J, Anna Jay e Sol Ruka, ma d'altra parte giusto così, e mi sembra logico, vogliono fare, come ho detto prima, un'ottima impressione
contro le campionesse prima del loro match in pay per view. Attenzione, Anna Jay però in piedi e abbatte, no, Athena rimane in piedi. Attenzione a sharpshooter, no, Billy Starks su Anna Jay, attenzione. E Sorruca a vuoto questo colpo, ha evitato tutta Athena. Oh, super kick. Codebreaker su Sorruca di Athena, potrebbe essere la fine, attenzione, 1, 2, Sorruca dice no, tanto Anna Jay dall'altra parte, serie di calci, non si era accorta dello schieramento, buon per loro, che Sorruca ce l'ha fatta da sola. Body slam su Sorruca, attenzione. A vuoto Athena, poteva anche cambiare bersaglio, andare su Sorruca visto che è arrivata Billy Starks. Dragon Rana su Anna Jay, poi rimanga sul ring Sorruca e Athena. Attenzione Sorruca, Sorruca, attenzione, che cutter meraviglioso ragazzi, ma Billy Starks interviene a salvare la sua amica Athena. Attenzione, caricata ora Billy Starks, body slam a scacciare Billy, poi Anna Jay torna e va a prendersi cura di Athena, ma non si sa cosa succede qui in questo parapiglia generale, si interrompe la mossa, ribaltata la situazione, no, Anna Jay, attenzione ancora su Athena, lanciata all'angolo e Anna Jay colpisce Athena con questo colpo. Attenzione perché ora sono in 2 contro 1 con la Sorruca momentaneamente KO all'angolo. Oh, che bomba gli ha dato Billy Starks. Explode il suplex e schienamento, attenzione, 1, 2 e no, Sorruca c'è ancora. Aveva fatto un exploder suplex Athena su Sorruca che aveva travolto anche Billy Starks, la compagna. Dragon Rana di Billy Starks su Sorruca, KO. Attenzione qui, Athena la prende, mossa in sottomissione tipica, Anna Jay in pericolo, potrebbe cedere Anna Jay. Attenzione Sorruca, Sorruca non riesce a intervenire, più o meno. Sorruca continuano le campionesse di coppia a questo match non valido per i titoli a mantenere il vantaggio. Irish Whip e poi attenzione Billy Stark che si fa sorprendere non si sa come, guardate Sorruca la potenza. E poi Ole standing moonsault
Attenzione Anna Jay. Doppia mossa incredibile, ma interviene Anna Jay a interrompere lo schienamento di Billie Starkz, serie di calcioni. Attenzione Anna Jay. Poi viene preso da Billie Starkz. Sbattuta. Attenzione, la prende Sorruca. Tentativo, sottomissione, Sorruca in pericolo. E cede Sorruca. Vittoria per Athena e Billie Starkz in questo match. Bella vittoria per loro contro i loro avversari di W Halloween Havoc, ma sarà lì che si dovrà vincere davvero. Lì, quando le cinture di coppia detenute proprio dalle qui trionfanti Athena e Billie Starkz sarà in palio proprio contro Anna Jay e Sorruca. Però direi ottimo opener di questa puntata di Dynamite. Andiamo col prossimo incontro. Adam Cole con Darby Allin, che ha iniziato il tutto andando a sfidare i due Young Bucks, appunto Matt Jackson e Nick Jackson, i campioni di coppia, e alla fine si è presentato con un compagno misterioso e si è rivelato proprio Adam Copeland, la Rated R Superstar, conosciuto anche come Edge. E allora i due andranno proprio ad Halloween Havoc contro gli Young Bucks per provare a terminare il bel regno dei Bucks, secondo regno da campioni di coppia nella nostra Universe Mode. Iniziamo ragazzi. E arriva alle spalle, tipico atteggiamento da Young Bucks, attaccare Adam Copeland, che era prontissimo sui ring. Ora qui dice WWE Universe sotto, ma fate finta che c'è scritto AW Universe. E iniziamo ragazzi con questo vantaggio che si è preso Matt Jackson nei confronti di Adam Copeland, la Rated R Superstar. Io intanto vado a mettermi un attimo una felpina perché mi fa un certo freschino, che era un maglietta a mezza manica ancora, ma non lo so, siamo il 28 di ottobre. Vabbè, arrivo raga, vi lascio intanto Adam Copeland contro Matt Jackson, vi faccio godere questo incontro e poi torniamo a commentarlo insieme ragazzi.
Rieccomi qui ragazzi a commentare questa puntata di AEW Dynamite con voi. E andiamo con questo Adam Copeland contro Matt Jackson, ragazzi. Oh no. A vuoto la spear. Un pre-match per quando ci sarà lo scontro, il pay-per-view. Spear, attenzione, tra Darby Allin, Adam Copeland e appunto i Bucks. Attenzione, prova a sottometterlo e cede, vince Adam Copeland che sorride ragazzi, vittoria, ha ceduto in un attimo Matt Jackson. Bella Adam Copeland, qui ha messo in parità, ma in realtà la vittoria è stata sua probabilmente. Cioè non si è capito niente, non si è capito se il match era iniziato oppure no, vabbè. Forse no, forse l'ha messo KO probabilmente. Ma andiamo ora al prossimo incontro perché MJF è tornato dopo WrestleMania, dopo aver perso il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, quindi a inizio stagione, è tornato e vuole vendicarsi di Bryan Danielson. Nella scorsa puntata abbiamo avuto no, o quella ancora prima, raga. Vabbè, comunque la prima puntata dopo All Out, che diciamo così, che è stato l'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso, abbiamo avuto subito il primo faccia a faccia tra MJF e Bryan Danielson. Lui che accusa Danielson di avergli tolto il titolo senza schienarlo, cosa che un grasso sti cazzi, ma ecco MJF, ma attenzione Danielson, ragazzi, l'ho detto, i due hanno iniziato la rivalità e va portata avanti giustamente perché Danielson non l'ha presa bene, soprattutto perché MJF è arrivato a fare tutta questa storia proprio la settimana dopo che lui aveva perso il titolo, Bryan Danielson, nell'Elimination Chamber, quindi era particolarmente girato di scatole, mettiamola così. e allora sfida tra MJF e Danielson, vedremo anche questa ad Halloween Havoc, però ora godiamoci Penta contro MJF con Bryan Danielson che ha interrotto l'ingresso di MJF attaccandola alle spalle, sebbene l'avversario era Penta. Allora becchiamoci questo incontro, ragazzi, tra MJF e tra Penta, campione international, match non valido per il titolo. Penta che, ricordiamolo, dovrà difendere, come abbiamo scoperto nell'ultimo Collision, il titolo da Eddie Kingston e da Jay White. Attenzione Penta, il volo, MJF ha sbagliato proprio il momento per vantarsi, non c'è dubbio. Neckbreaker ora. E backbreaker al momento sta facendo più danni MJF, ma attenzione a Penta, il zero miedo, è campione international non a caso. Backbreaker anche qui più veloce poi, ma ribalta, serie di gomitate. Ancora una volta reagisce MJF a un tentativo di mossa, non riesce a essere troppo offensivo. Penta oggi non è da lui, non è dal messicano effettivamente. Continua a infierire, dominante direi MJF. Infuriato nero anche per l'interferenza di Danielson,
che ha dato in teoria un vantaggio iniziale a Penta, però mi sembra che Penta oggi non sia in condizione forse di rispettare le premesse di Danielson. Attenzione, dita negli occhi. Low blow. 1, 2 e no. Questo match senza squalifiche. Attenzione, MJF è pronto, lo prende, no, ribalta Penta. Attenzione, lo prende. La mossa finale, 0 miedo. 1, 2, no, niente da fare, risponde MJF. Penta vuole rimettere in carreggiata l'incontro. Per il momento il treno è sul binario di MJF, ma si sta rimettendo bene con una serie di mosse importanti. Ribalta ancora Penta, subisce. MJF lo prende, testa che no, pensavo lo portava al paletto, invece impedisce sulle gambe. Si vanta Maxwell Jacob Friedman. MJF e anche Penta, viva la razza, Eddie Guerrero style. Attenzione, è pronto Penta, Mexican Destroyer, prova lo schienamento su MJF. 1, 2, no. Attenzione, ancora la 0 miedo. Mamma mia, devastato MJF. 1, 2, ancora resiste Maxwell Jacob Friedman. Ma che match sta facendo Penta, mamma mia ragazzi, qui a Dynamite tra Penta e MJF, che spettacolo. Se ne parte Penta e vola, ma va a vuoto, dice no MJF. Ora lo prende lui in consegna, ma ribalta Penta, testa che va a sbattere contro il palo. Un pugno che colpisce anche l'arbitro. Va cross line di MJF. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2. Penta dice no. Che match ragazzi tra MJF e pensare come era iniziato l'incontro. MJF stava dominando e poi come è venuto fuori Penta. Attenzione qui, Armbar, ma ribalta Penta. Ragazzi, l'Armbar con cui ha chiuso tante contese MJF. Chop. Attenzione Penta, fantastico Lion Salt. Attenzione, sale su, si vanta Penta. Pensavo voleva volare con MJF. Attenzione, oh,
rotola, e che mossa di Penta, fantastico qui, che meccione ragazzi qui a Dynamite. Attenzione, che bomba, fuori dal ring poi dove fa più male ragazzi, dovrebbe essere la fine, io ve lo dico. Attenzione sulla terza corda, MJF, elbow, drop, vantaggio ora per MJF, distrutto Penta da questa serie di mosse finali. Attenzione, MJF vuol chiudere forse con un armbar, e infatti eccola che va a segno, e Penta cede, vince MJF. Ma che match ragazzi tra MJF e Penta. Eccolo qui Danielson che ricordiamo è intervenuto durante l'ingresso di MJF ad attaccarlo. I due non si sopportano, ve l'ho detto prima, la rivalità, e ecco che MJF, Danielson rimane lì. Attenzione che qui la faccenda potrebbe essere molto cruda, i due si infamano di brutto, e ecco che si colpiscano sullo stage. Ragazzi, il loro match di Halloween Havoc è prossimo, ne vedremo delle belle tra le due. Intanto Danielson si libera e i due continuano a colpirsi ragazzi, ora divisi dalla security e dall'arbitro. Ci aspetterà un grande incontro tra MJF e Danielson, AEW Halloween Havoc. Ma ora andiamo al prossimo incontro signori, Saya Kamitani contro Mercedes Moné. Ragazzi, Saya Kamitani che ha vinto l'Elimination Chamber di AEW Loud, vincendo il titolo mondiale dell'Elite Wrestling. Si è presentata però subito Becky Lynch come prima number one contender. E allora guardiamoci questo match contro Mercedes Moné. Facciamo attenzione alle possibili interferenze di Becky Lynch, perché l'incontro tra Saya Kamitani e Becky Lynch, valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, è prossimo a vedersi AEW Halloween Havoc anche quello. E eccola qui la Phoenix Queen, Saya Kamitani, la campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, tra l'altro anche una ex campionessa IWGP. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, the All-Star Women's World Champion, Sarah Carey Tammy. L'impatto di Saya Kamitani qui nella All Elite Wrestling, lei che vinse proprio questa cintura vincendo l'Elimination Chamber, lei che è arrivata quest'anno in AEW, lei che l'anno scorso, se vi ricordate bene, sconfisse Timeless Toni Storm, strappando il titolo IWGP che aveva strappato Toni Storm a sua volta a Io Sky nel famoso Wrestle Dynasty, evento a 5 federazioni che abbiamo trasmesso nella passata stagione. Anche quello raga vi consiglio di andare a vedere, lo trovate nella playlist della Best of 2024-2025. Ho fatto un pay per view con WWE, AEW, Ring of Honor, Stardom, CMLL, che tra l'altro tra poco ci siamo a fare la seconda edizione di quel pay per view lì, sempre al Tokyo Dome, ok? Eccola qui Mercedes Moné ragazzi, stavolta vuole vincere a Collision, la sconfitta contro Giulia. Stavolta altra giapponese per lei, 2 giapponesi in 2 settimane per Mercedes Moné, per la CEO. Vedremo un po' come andrà a finire
Subito Mercedes. Saya voleva. Sì, libera, ragazzi. Se ne la prende subito. Questa è sottomissione. Mercedes si libera. Serie di contromosse tra le due, tra Saya Kamitani e tra Mercedes Moné, ex Sasha Banks. Attenzione, la prende. Exploder suplex. Sale Saya sul paletto. Stomp durissimo sulla Moné. Attenzione, altra acrobazia di Saya. Nella campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, che dovrà difendere la cintura, ricordiamolo, ad Halloween Havoc dall'assalto di The Man Becky Lynch. Una Becky Lynch che secondo me è in agguato. Se ne prende un oggetto, ragazzi. Mazza da baseball. Attenzione, come l'ha presa all'improvviso, disarmandola anche. Niente, nessuna squalifica in questo incontro. Mercedes in difficoltà dopo un inizio di belli scambi. Poi è entrata in un tunnel di difficoltà contro Saya Kamitani. Se ne la prende e la sbatte Mercedes Moné, evitando un tentativo di mossa speciale della Phoenix Queen. Prova a svitare la testa alla nipponica Mercedes Moné. Attenzione, sale sulla terza corda. Frog Splash di Mercedes. 1, 2, no. Vision la CEO da questa culla della Kamitani di Saya. Fino a infierire la giapponese. Attenzione, evita Mercedes. Prova a tornare la Moné. Attenzione, prende la mazza, l'ha vista e va a colpire Saya Kamitani. Attenzione, Saya è pronta alla mossa finale, niente da fare, Mercedes dice no. È tornata la CEO. Attenzione, prova a sottomettere la campionessa. Attenzione qui. Riesce a liberarsi Saya. Attenzione, come l'ha presa in un'altra presa di sottomissione, incredibile Moné, incredibile, e cede, che vittoria ragazzi di Mercedes Moné su Saya Kamitani, si rifà dalla sconfitta contro Giulia di Collision, bella vittoria la sua.
Beh, vedremo un po'. Vedremo un po' con la Mercedes che ha vinto il match, ha sconfitto Saya Kamitani. Stavo quasi per dire che quasi meritato un title shot, ma non diciamolo troppo, perché comunque ha perso contro Giulia. Vediamo ragazzi, Ma è ora il momento del main event di questa puntata di AEW Dynamite. Ultimo match che andiamo a trasmettere: i Death Riders, Jon Moxley, Claudio Castagnoli e Pac contro Kenny Omega e la Don Callis Family, ovvero Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher. 3 contro 3 Tornado Tag Team Match main event di Dynamite, nonché ultimo faccia a faccia tra Jon Moxley e Kenny Omega prima del loro scontro in pay per view, che sarà il main event di AEW Halloween Havoc, valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling detenuto proprio dal qui presente Jon Moxley. E iniziamo, signori, questo main event di Dynamite. E iniziamo con l'ingresso di Jon Moxley e dei Death Riders, Pac e Claudio Castagnoli, trios. Non so perché Moxley non si vede come campione, non si sa perché, però è lui il campione mondiale dell'Elite Wrestling. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring at a combined weight of 674 pounds, the Rough Riders! E eccoli qui, i Death Riders, sempre agguerriti. Finito l'ingresso dei Death Riders, è pronto ora l'ingresso degli avversari. And from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega! E ecco qui Kenny Omega, ragazzi, super alleato dalla Don Callis Family. Sapete come è iniziato? Per chi non lo sapesse, è nato tutto da quando era campione di coppia con Will Ospreay nella passata stagione. Le trame di Don Callis hanno portato, dopo aver perso i titoli, questi due amici allo scontro. Kenny Omega ha sconfitto Will Ospreay e
ha iniziato il suo cammino a fianco di Don Callis, Don Callis che non è presente stasera, ma sarà sicuramente presente Halloween Havoc a supportare Kyle Fletcher e Kenny Omega, i due della Don Callis Family che sono impegnati a Halloween Havoc. Kenny Omega contro Jon Moxley per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, mentre dall'altra parte, ragazzi, sapete benissimo, Kyle Fletcher contro Zack Sabre Jr., match reso ufficiale proprio nell'ultima puntata di Collision con la vittoria di Zack Sabre Jr. a danni di Fletcher. Ma ora abbando alle ciance perché mancano solo gli ultimi 2 ingressi prima di iniziare questo main event di questa puntata di AEW Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling. E eccoli qui, ragazzi, con Asuka Takeshita di Alpha e la protostar Kyle Fletcher, il doppio campione sia ai WTNT ma anche della Ring of Honor. Se la cintura non si vede, la Don Callis Family avanza. Loro due sono stati già campioni di coppia della All Elite Wrestling. Kyle Fletcher è attuale campione TNT, come ho detto prima, ma anche della Ring of Honor, come abbiamo visto nel match contro Zack Sabre Jr. a Collision, sempre in questa puntata. E allora, signori, siamo pronti. Ci manca solo questo main event, ragazzi. Death Riders e inizia, ragazzi. Bello scontro, sarà un bordello come sempre commentare, come tutti i match che presentano tutti questi atleti coinvolti. Insomma, concentratevi su quello che vi interessa di più. Io proverò un po' a commentare un po' di qua, un po' di là con i Death Riders, che per il momento sono in vantaggio su Kenny Omega e Kyle Fletcher e Takeshita. Ha gettato fuori dal ring Moxley. Un bel portello, ragazzi, che casino tra i Death Riders e Kenny Omega con la Don Callis Family. Kenny Omega, ragazzi, ora Castagnoli è rimasto da solo, un 2 contro 1 contro Takeshita e contro Omega. Adesso stessa cosa, Fletcher fuori dal ring, lanciato fuori dal ring. Castagnoli, attenzione, Omega è pronto, Omega, e vola battendo Castagnoli.
Brainbuster di Fletcher su Omega, su Mox, scusatemi, fuori dal ring, devastante. Tanto Pac e Takeshita quasi sullo stage erano. Fletcher rimane da solo sul ring. E poi va a dare una mano a Takeshita, ha capito che è il caso magari. Tanto sul ring Castagnoli e Kenny Omega, lo prende Castagnoli, attenzione l'aeroplanino svizzero, boom, schiantato Omega, 1, 2 e dice no Kenny Omega, si dispera Castagnoli, attenzione Castagnoli, vuol provare, lo prende, no, evita Omega, mossa finale di Castagnoli, buon per lui, si carica Omega, super kick su Castagnoli, se ne sale sulla terza corda, intanto fuori dal ring è guerra totale con Fletcher, Moxley, Pac, Takeshita, prova lo schienamento, ora Omega, 1, 2, no, si libera da solo Moxley, e ora Kenny Omega e Moxley si affrontano, proprio i due che si andranno a sfidare ad Halloween Havoc. Attenzione, Moxley, schiena Fletcher, 1, 2, no, Fletcher si libera, poi arriva anche Takeshita, ma è 2, attenzione, oh, la Tombstone Pile Driver su Castagnoli, prova lo schienamento, 1, 2, Castagnoli dice no. Pac sta facendo la taunt, non poteva intervenire lì all'altro. Prova lo schienamento, 1, 2 e Kenny Omega dice no ragazzi, che match a 5 stelle qui, questo main event di Dynamite tra Death Riders e la Don Callis Family. Attenzione qui, Pac, 1, 2, 3, schienato Kyle Fletcher da Pac, vincere i Death Raiders, Jon Moxley, Claudio Castagnoli e Pac. Sconfitti Kenny Omega e la Don Callis Family, ovvero Kyle Fletcher e Konosuke Takeshita. Vittoria per loro. La vedremo come finirà tra Jon Moxley e Kenny Omega ad Halloween Havoc nel main event, match valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling. Io su queste immagini dei Death Riders che festeggiano e alla fine di questo main event di Double Dynamite vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo episodio particolare. Noi ci vediamo al prossimo event in pay-per-view della WWE con Fastlane e delle W con Halloween Havoc. Un saluto ragazzi, alla prossima.